Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, nuovo video calciomercato, o meglio, indizi di mercato, indagini di mercato, voci di mercato per il nostro Napoli, calciatori che il Napoli sta sondando per rifarsi il look per il Napoli del futuro, soprattutto nella posizione dove appunto giocava Zielinski perché è promesso sposo all'Inter e lo sappiamo. Lo so che avreste voluto il video Acerbi Juan Jesus, ma lo faremo quando ci sarà una sentenza, quando i due calciatori si saranno espressi ai vertici della federazione. Credo che dovrebbe accadere domani per Acerbi e forse già oggi per Juan Jesus, ma seguiremo appunto la situazione in giornata. Andremo a vedere appunto Ferguson del Bologna per quanto riguarda il calciomercato, Napoli che sta sondando il territorio, e il no che abbiamo avuto da Sudakov perché è certificato che il Napoli abbia offerto quei soldi ed abbia ricevuto un 2 di picche, cosa che a me fa piacere per quanto riguarda l'offerta che il Napoli poi ha effettivamente fatto e non era solamente una voce. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto attivando la campanella delle notifiche, così state aggiornati sui contenuti e non vi perdete alcun video. Partiamo dalla certificazione dei fatti per quanto riguarda l'offerta fatta a Sudakov. Tra parentesi, io ho fatto già un video su Sudakov in passato quando se ne parlava, lo trovate sul canale dove analizzammo le statistiche come faremo poi in questo video per Ferguson del Bologna. Quindi se volete andarlo a recuperare lo trovate sul canale. Detto questo, abbiamo appunto l'intervista di Sudakov dal ritiro della nazionale che dice così: Galatasaray, City e Barcellona, non so di trattative con loro. So però che lo scorso gennaio ci sono state le proposte ufficiali di Juventus e Napoli. Lo Shakhtar ha rifiutato 40 milioni dal Napoli, me lo ha detto l'amministratore delegato del club, Sergei Anatolievich Palkin. All'inizio ero un po' dispiaciuto, poi ho compreso le ragioni del club che vuole ovviamente ricavare di più dalla mia cessione, e c'è anche, adesso la ritrovo, c'è anche il procuratore mi sembra che parla, quindi doppia campana di conferma da questo punto di vista. Eccolo qui. Carlo Nicolini, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto a Radio Marte confermando l'interesse del Napoli per il giocatore. Sudakov, ho letto l'intervista del calciatore che riporta quello che il CEO della società aveva detto, ovvero di un'offerta del Napoli poi rifiutata. Sicuramente c'è l'interessamento del Napoli di tante altre squadre, soprattutto le inglesi, ma al momento altre offerte al di fuori del Napoli non ce ne sono state. Il calciatore è un grandissimo professionista, è molto intelligente, studia le squadre a cui è accostato per capire come giocano, è un punto fisso dello Shakhtar che fa sempre le coppe, è un punto fisso dell'Ucraina che domani se la vedrà con la Bosnia. Secondo me ha margini notevolissimi perché oltre ad essere un grande professionista è molto intelligente, quindi studia nel vedere squadre a cui è accostato e va a vedere subito come giocano per capire come potrebbe essere il ruolo che va poi a rivestire nella squadra dove andrà a firmare. Ruolo, per quanto mi riguarda, può fare l'8, il 10, il 4, ovvero può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Ci fermiamo qua anche perché se volete c'è il video sul canale, potete andarlo a recuperare. Noi abbiamo analizzato posizione in campo, caratteristiche del calciatore e numeri. Sudakov è un crack per me. Per quanto mi riguarda, Sudakov è un crack e sarà un crack nel futuro del centrocampo europeo. Ovviamente 40 milioni mi sembra una proposta più che congrua per l'età del calciatore, per ovviamente il campionato dove militi, perché devi fare il salto di qualità. Secondo me il Napoli, nel caso ci sia e ci sarà poi un'altra offerta, non si spingerà oltre i 40 milioni ed è giusto così, anche perché non avrai poi margine per poterlo rivendere e al limite non perderci niente, perché non parliamo di far plusvalenza su un cartellino da 40 milioni perché diventa difficile, a meno che non stai prendendo il futuro Modric, ecco. Sudakov ha tutti i numeri per diventare un grande, non sto assolutamente declassando il calciatore, mi piacerebbe averlo a Napoli nella maniera più assoluta, ma vedremo poi se a giugno ci sarà un altro assalto. Ferguson del Bologna, molto più fattibile per costi e forse anche per quanto riguarda quel cambio dal Bologna al Napoli che ti potrebbe portare a fare, tra virgolette, un salto di qualità, perché il Bologna giocherà forse la Champions League l'anno prossimo e il Napoli non lo sappiamo.
però il Bologna comunque verrà, credo, svuotato dei suoi talenti di quest'anno, quindi sarà anche difficile affrontare poi, nel caso si qualifichi alla Champions, la competizione europea. Andiamo a vedere Ferguson e le statistiche di quest'anno. Eccolo qui. Allora, calciatore appunto del Bologna, centrocampista centrale offensivo, 2693 minuti giocati, 28 presenze, 6 gol e 3 assist. Queste sono per la Serie A di quest'anno. 6 gol e 3 assist in 28 partite, parliamo di un calciatore che arriverà sicuramente in doppia cifra, dovrebbe sostituire appunto il partente Zielinski in quella zona del campo e in quel ruolo. A me il calciatore non dispiace per caratteristiche, per intelligenza tattica e anche per ordine in campo, ma ci arriviamo perché i numeri non mentono. Eccoli qua. Allora, l'88% di passaggi riusciti, 7 cartellini su 28 partite, quindi calciatore abbastanza ordinato e poco, diciamo, falloso per quanto riguarda i gialli, che poi siano falli tattici, non da ammonizione. Va bene così, perché spezzettare il gioco in ripartenza quando perdi il pallone è cosa buona e giusta, e a Napoli serve anche qualcuno con questo po' di malizia in più a livello di falli tattici, perché ne facciamo ben pochi e molte volte becchiamo le ripartenze. 88% di passaggi riusciti, 1589 passaggi totali, 27 passaggi chiave, 12 km percorsi di media, questi a partita, 27 facendo jogging, ovvero defaticando, il 64% di corsa e il 9% in sprint, ovvero in corsa veloce e in accelerazione. Non è un calciatore velocissimo, non è, diciamo, l'Usain Bolt del centrocampo europeo, però è un calciatore che tatticamente è molto intelligente e sa perfettamente dove farsi trovare. Togliamo questa e andiamo avanti con i numeri e le statistiche. 30, diciamo, occasioni perse, 9 cross. Non è un centrocampista da cross, ma non gioca nemmeno nella posizione per poter andare poi su, diciamo, sul fondo e crossare. I piedi però sono discretamente buoni. Allora, 19 tiri in porta, 18 tiri fuori, 17 tiri bloccati, quindi un terzo e un terzo nei tiri totali, che ha fatto poi 54 tiri da inizio campionato. Parliamo di 2 tiri in porta a partita più o meno, e la statistica un terzo e un terzo a me non dispiace, perché significa che nei tiri che vengono bloccati hai molta intelligenza tattica, ovvero leggi la situazione e vedi che comunque il tiro verrà bloccato e desisti, tornando indietro, passando la palla al compagno, cercando un'altra soluzione. Chi vede tutte le partite della Serie A, Bologna compreso, come me, ha capito di cosa sto parlando. È un calciatore che si guarda intorno molto spesso e cerca molte volte la migliore soluzione possibile in base alla situazione nella quale si trova. Quindi non da sottovalutare assolutamente questo possibile, perché non è il Napoli non l'ha comprato, né tantomeno abbiamo un precontratto, niente. Sarebbe un calciatore da portare a Napoli per quanto riguarda il centrocampo. Ultima statistica e numeri: 63 falli subiti, 46 falli fatti, 13% ovviamente di contrasti vinti, sono pochissimi. Non è un calciatore da contrasto, né tantomeno ha nell'incontrismo la sua caratteristica migliore. 133 contrasti persi contro 19 vinti, 17 palle perse e 133 palle. 133 salvataggi, palle salvate, chiamatele come volete. Comunque 63 falli contro in 28 partite è tanta roba, perché vuol dire che ti rendi pericoloso e diciamo, per annullare l'azione quando hai palla al piede ti devono buttare a terra. Un calciatore molto dinamico, un calciatore molto ordinato, ed è uno che si fa trovare sempre pronto quando c'è da vedere la porta, soprattutto in quelle situazioni. Faccio l'esempio del gol che abbiamo fatto contro il Barcellona.
nella palla che viene scaricata dietro all'altezza del dischetto dell'area di rigore c'era Rachmani che butta la palla dentro facendo un gran gol. In quella situazione, per me, nella normalità delle cose, ci sono i centrocampisti che vanno ad appoggiare la fase offensiva. Ferguson è uno di quelli, non si fa trovare mai fuori posizione per quanto riguarda il dover concludere in porta palle sporche, spizzate che arrivano al limite dell'area. Servirebbe come il pane ed è un calciatore che non ci pensa alle volte prima di tirare in porta quando ha la visibilità, diciamo, chiara della porta, quando vede che la situazione è un tantino incerta, desiste e dialoga con il compagno. 25 milioni è un prezzo giusto da pagare per Ferguson. Il Napoli si sta muovendo in primis su quella zona per rimpiazzare ovviamente Zielinski. Ho letto una notizia, ma ci ritorneremo nel caso poi ci siano cose più chiare e in maniera, diciamo, fatte in maniera un po' più accurata rispetto a quelle che abbiamo oggi, ovvero il Napoli con i soldi ipotetici 130 milioni di Osimhen, si parla di un ulteriore affondo per Sudakov, Goretzka addirittura, e la punta tra Jonathan David, lo stesso Zirkzee che non è fuori orbita, ma sicuramente il Napoli presenterà un'offerta. Su Zirkzee io ho la mia idea, condivisibile o meno. Per amor di Dio non discuto le caratteristiche tecniche del calciatore, ma a Bologna non fa la prima punta. Cioè Zirkzee non fa la prima punta a Bologna. È il calciatore dove ruota gran parte del gioco e del reparto offensivo del Bologna, ma non fa la prima punta. Quindi bisogna vedere, nel caso si compra un calciatore del genere, cosa ne vuoi fare, perché poi va a finire che lo schieri in un tridente d'attacco come punta centrale e comunque Zirkzee ha nelle metodologie di gioco e nelle caratteristiche il venirsi a prendere il pallone, il dialogare col compagno, ottimi piedi, un grande tiro, sicuramente, però in un attacco a 3 bisogna poi vedere se lo si mette in condizione di poter rendere al 100%, altrimenti si deve virare su una punta più pura. Ripeto, non sto declassando tecnicamente Zirkzee, ma sono caratteristiche diverse dallo stesso Jonathan David che se ne parla tantissimo o Gimenez del Feyenoord. Io tra tutti quanti mi sono già espresso, prenderei l'attaccante del Feyenoord per tecnica, per fisicità e per ruolo. È un attaccante perfetto in un attacco a 3. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ferguson sarebbe un grande acquisto e diciamo anche in prospettiva, perché 25 milioni a differenza del cartellino di Sudakov che lo paghi 40 e non lo sai se poi rientri con i costi un giorno ci farai plusvalenza o meno. Con Ferguson credo che pagandolo 25 milioni il valore del cartellino possa solo salire per le caratteristiche del calciatore e per ciò che credo darà a se stesso nella sua carriera e alla squadra che lo andrà ad acquistare. Detto questo, vi saluto, sempre Forza Napoli, ciao!